Ciao amici e amiche del segno del toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exota Record ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo del mese di marzo. Prima di iniziare saluto e ringrazio chi mi segue e iscritti e abbonati al canale. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona e se volete potete integrarla col vostro ascendente. Insieme andremo a vedere il vostro arcano del mese, poi l'energia a livello personale, l'ambito amore, coppia single, il lavoro, le finanze e infine vedremo i segni zodiacali da attenzionare. Vi ricordo che il segno che raggiungerà più visualizzazioni nel corso del mese nel successivo avrà un bonus di lettura, quindi mi raccomando spingete il vostro il più possibile per farlo vincere. E adesso partiamo con la lettura, ovviamente facciamo un piccolo passettino indietro per capire dove ci eravamo lasciati e così proseguire con il mese di marzo. Voi a febbraio avevate la luna, energie abbastanza altalenanti, un po' di confusione, un po' di incertezza, alcune cose che riguardano i vostri stessi sogni, desideri, o anche, verità che emergono. Sogni e desideri in che senso? Che magari c'è bisogno proprio di connettersi alla propria interiorità, col proprio istinto, ascoltarlo, anche l'intuito riguardo alcune situazioni, persone, relazioni, può indicare desiderio e voglia di solitudine per riflettere o per concentrarsi su alcune cose veramente importanti per voi. E adesso andiamo a vedere quale sarà il vostro arcano del mese di marzo. Un'altra cosa che vi ricordo che se vi dovessero piacere i mazzi che utilizzo nella lettura, in descrizione trovate i link per vederli meglio con le video recensioni e anche per acquistarli. E adesso andiamo a scoprire il vostro arcano, è l'arcano del mondo, molto bello. A parte che parlare proprio di conclusione positiva, di riuscita, di successo, di ottenimento, anche una fase di preparazione dove probabilmente c'è il raggiungimento di un ciclo, di una parte della vostra vita e quindi potete immettervi in un nuovo percorso, in un nuovo inizio. Può riguardare qualcosa a livello strettamente personale, forse in un ambito del lavoro, magari c'è chi si sta avvicinando alla conclusione del lavoro stesso, chi si sta avvicinando invece anche alla conclusione e al raggiungimento di un progetto o chi sta veramente valutando un cambiamento, quindi di porre fine a un qualcosa proprio per favorire il nuovo inizio. Carta molto, molto bella, molto intensa che andremo adesso a vedere come si riflette nei vari ambiti per voi e partiamo proprio dall'ambito strettamente personale, le vostre energie, più o meno un po' come si muove il mese anche per capire come gestirlo. Nella prima parte del mese, quindi circa i primi 10 giorni, avete la regina di denari. Indipendentemente dal fatto che siate uomo o donna, è un'energia generica che vi fa capire che c'è bisogno di cura, di protezione di voi stessi, delle vostre stesse energie, prendervi cura magari a livello di salute o per non disperdere l'energia in cose inutili, ma solo in cose positive e costruttive per il vostro stesso benessere. O anche la possibilità di prendersi cura di una persona, forse c'è una che ha bisogno del vostro aiuto, del vostro sostegno, o altrimenti potrebbe essere finalmente, diciamo, una persona che vi dà attenzione, protezione e quindi direi che è già un buon inizio. Troviamo il cavaliere di denari. Continua proprio con la vostra energia terra, quindi essere proprio in sintonia con la propria energia è perfetto, perché non solo la cura e la protezione abbiamo il procedere, andare avanti con fiducia, con costanza, con impegno, dedizione, cura per qualsiasi cosa. E vuol dire che magari sapete che alcune cose hanno bisogno di tempo per maturarsi e per realizzarsi, quindi siete nel percorso giusto e dovete procedere in questo modo. Magari può arrivare a voi una nuova spinta, delle nuove intenzioni o un qualcosa che veramente vi fa capire che state procedendo bene. E poi infine abbiamo un'altra energia
sempre legata alla terra, un'altra il re di denari, molto, molto interessante. Quindi può voler dire che, potete dare veramente il meglio di voi stessi in questo mese, quindi procedere, proteggere, curare, sostenere, gestire anche al meglio le vostre finanze, magari addirittura, non solo può esserci qualcuno che vi sostiene, che vi aiuta, ma che vi può anche aiutare in questo ambito. Lavoro, finanze come miglioramento, se ci sono delle difficoltà, o anche come nuove possibilità di investimento o altrimenti proprio di raggiungimento di ordine e stabilità proprio in questo ambito qui. Direi molto, molto positivo per voi, molto costruttivo questo mese e adesso andiamo a vedere l'ambito amore. Allora, ambito amore, vediamo principalmente coppia single, questo sì, però se qualcuno non è interessato a questo, magari potete ascoltarlo per capire anche legami, relazioni a livello familiare o quelle più importanti di amicizia. Qui troviamo il 4 di denari. Continuiamo con l'energia di denari anche in questo ambito. Qui un'energia molto, molto più forte. Dipende, non deve spaventare, lo dico sempre, quando esce una carta un po' complessa, un po' difficile, non deve spaventare perché poi dipende sempre da quello che vivete. Essendo una carta di forte trasformazione, la carta della morte, può esserci un imprevisto, può esserci un qualcosa che salta fuori dal passato perché magari non abbiamo mai risolto una certa situazione, allora riemerge, oppure abbiamo la possibilità di porre fine a un conflitto, a una situazione negativa. Quindi c'è questo passaggio determinante, ognuno di voi lo vivrà a modo proprio. Nell'ambito amore in realtà, come vi dicevo, può voler dire tante, tante cose. Visto che abbiamo delle energie di protezione, di cura, quindi questa cioè nell'eccesso situazioni legate a emozioni contrastanti, conflittuali, di litigi, discussioni, di egoismo, di chiusura, di mancanza di comunicazione, allora è ovvio che può portare a situazioni un po' pesanti da gestire. Altrimenti, appunto, si può cogliere proprio questa energia di trasformazione per porre fine a queste cose. Quindi, essendo energie un po' strane, magari se va tutto bene nella coppia, queste possono provenire dall'esterno e provocare un po' di tensione all'interno della coppia, quindi si vanno a riflettere negativamente. Possono essere altre persone che mettono zizzanie, difficoltà a livello familiare, o di altre cose che possono essere un po' fastidiose. Quindi queste consigliano di proteggersi sì, ma di non chiudersi totalmente, di comunicare però avere una comunicazione non eccessiva, perché si può arrivare al conflitto e invece si deve comunque gestire le cose in modo ordinato, se si vuole migliorare la propria situazione. Come vi dicevo, io consiglio sempre di adattare a quello che state vivendo, perché nelle situazioni più gravi è vero, potrebbe esserci la conclusione di una relazione, magari se avete già qualche avvisaglia, allora già sapete, oppure per altri può invece essere totalmente positiva perché magari seppur state vivendo un passaggio complesso, anche a livello diciamo personale, può essere comunque positivo perché magari c'è la conclusione, come abbiamo visto con il mondo, la conclusione di un passaggio della vostra vita che può mettervi pian pianino in
prima di tutto a guarire, sistemare alcune cose, anche se nulla è facile, però pian pianino a cambiare la situazione. Per i single, abbiamo delle carte di spade, come avete visto sono tutte di spade, legate alla logica, alla razionalità, alle difficoltà, alle situazioni un po' ambigue, un po' strane, dove se avete a che fare con una persona, quindi se state conoscendo, frequentando, potrebbe anche entrare una nuova persona e essere bloccati, quindi non saper come gestire, non sapere che cosa aspettarvi. Se il vostro intuito già vi dice che c'è qualcosa che non va e quindi, magari, avete paura o, temete qualcosa, io direi ascoltatelo, perché non a caso certe volte arriva il 7 di spade a farci capire che siamo un po' sul chi va là e, potremmo avere qualche difficoltà, quindi esserci qualcosa di nascosto, qualche sotterfugio, un qualcosa che, magari dobbiamo scoprire, oppure meglio sfuggire a certe situazioni che sono troppo complesse. Se sono vecchie situazioni che continuano ad arrivare e allora sapete già che cosa aspettarvi, quindi direi che secondo me l'energia proprio che abbiamo visto nella lettura e soprattutto quella del mondo vi sta dicendo che alcune cose devono giungere a conclusione, quindi ormai avete vissuto la vostra esperienza, sapete che cosa aspettarvi, avete l'intelligenza, la maturità di capire che certe cose non possono magari più andare avanti per come sono già andate avanti. Ricordo che essendo una carta estremamente positiva il mondo, però non vuol dire che tutte le cose vanno bene, vuol dire che un qualcosa nel bene e nel male ormai ha raggiunto il suo culmine e che quindi solo andando, portandoci verso un nuovo inizio, solo completando il cerchio, l'esperienza, allora possiamo chiudere queste situazioni e prima di tutto stare meglio, diciamo, con noi stessi, ma anche metterci in un nuovo inizio. Vediamo per le questioni, quelle più pratiche, del lavoro, delle finanze, partiamo già con questo 10 di denari. Questa è voluta uscire, l'accettiamo. Il sole, quindi già vedendo le vostre energie principali, dove con tutte carte di denari vuol dire riuscire a manifestare, concretizzare soprattutto le questioni pratiche e lavorative, io direi che con queste abbiamo la conferma del fatto che c'è un ottenimento, che c'è un risultato. Il 10 indica stabilità, indica massima soddisfazione, indica anche possibilità di migliorare quelle situazioni pregresse che ci portiamo dietro e che quindi possono raggiungere una conclusione positiva. Un debito si conclude, quindi si riesce a pagare, oppure c'è la possibilità di migliorare qualche difficoltà, potrebbe esserci anche qualcosa legato alla famiglia, alla casa, che si ha la possibilità di fare un investimento, di un acquisto, di una vendita, oppure qualcosa legato all'eredità o riuscire a migliorare le proprie finanze, risultati positivi. Io direi che qui c'è anche con questo asso di coppe un'opportunità di migliorare emotivamente un aspetto del lavoro, delle finanze, o anche metterci passione e dedizione e che vi porterà dei risultati migliori, oppure come offerta, come proposta, come nuova possibilità che può riguardare un qualcosa che vi coinvolge particolarmente e che vi può piacere tantissimo.
Per chi, è in cerca di lavoro, magari per chi ha già lasciato il lavoro e vuole compensare, io direi anche per chi vuole stravolgere la propria vita, visto che parliamo di conclusione e nuovo inizio, abbiamo la ruota. Questa può portare delle opportunità, dei nuovi inizi, anche questa è una carta di chiusura, però allo stesso tempo di prepararsi a un nuovo inizio, però essendo la ruota di fortuna gira qualcosa a nostro vantaggio, essendoci carte vicino molto positive, vuol dire che è una proposta, un'opportunità da cogliere al volo, oppure magari se le cose non si muovono ci sta dicendo di mettere noi energia, tempo, cura, dedizione per far sì che questa ruota si possa muovere a nostro vantaggio. Infatti qui ci sono delle carte molto positive e di sicuro c'è una riuscita. Che cosa vuol dire riuscire in qualcosa ed ottenere soddisfazioni? È magari miglioramento in questo ambito, della ricerca, delle proprie finanze, dell'aiuto e del sostegno, probabilmente qualcosa aggiungerà da una persona. Può essere un uomo, può essere comunque una figura di spicco, una figura che può sostenervi economicamente oppure proprio aiutarvi in questo percorso, anche una figura professionale nelle situazioni più complesse, ad esempio un avvocato, un commercialista, un qualcuno magari che avete bisogno insomma delle sue competenze. Quindi assolutamente sì, vediamo come in genere in questo mese sono favorite tutte le cose legate alla materialità, alle finanze, al vostro benessere, alla salute, alle le cose lavorative, possibili investimenti, eccetera. E adesso andiamo a vedere infine i segni zodiacali da attenzionare particolarmente. Allora, magari essendo un oracolo astrologico possiamo trovare qualche informazione di che tipo di atteggiamento aspettarsi. Vediamo un po' cosa vogliono dirvi. Troviamo l'Ariete e beh, con l'Ariete perché è legato a situazioni un po' rischiose, quindi o avere a che fare con qualcuno un po' particolare nell'atteggiamento, eccessivamente intraprendente, impetuoso, eccetera, però vi può portare anche una bella carica di energia, diciamo, positiva, una persona potrebbe ispirarvi particolarmente. Poi c'è Saturno che si riferisce all'Acquario e al Capricorno e poi abbiamo la Luna che si riferisce al Cancro. Quindi diverse persone, diverse situazioni, quindi da gestire con il vostro intuito, le vostre capacità. Sapete che in alcune circostanze magari dovete adattarvi, essere più aperti e sensibili, da altre parti essere un po' più determinati e precisi e poi diciamo altre indicazioni fanno capire che c'è un qualcosa legato ai vostri obiettivi, alle vostre ambizioni e quindi possibilità di superare dei limiti e quindi anche cogliere indicazioni, consigli, suggerimenti, opportunità che vi vengono dati, però anche la spinta giusta da parte diciamo di qualcuno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita, ma non andate via perché se volete in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo della settimana e il lunare quindicinale. Vi auguro un buon mese di marzo. Ciao!